Vorrei raccontarvi una storia abbastanza lunga, è iniziata più di 10 anni fa. All'inizio l'esigenza era assolutamente pratica. Quando ho presentato le CX8 classiche, quelle da pavimento, in molti mi fecero notare che si trattava di casse grosse. Allora mi venne l'idea di provare a ridurle in sedicesimi per poter avere un diffusore più maneggevole, più piccolo. Non dico un mini diffusore, ma qualcosa che potesse adattarsi meglio alle esigenze di tutti. Ovviamente il problema era mantenere le prestazioni della CX8 da pavimento o quantomeno stare lì vicino. E quindi cominciai a lavorare proprio su quell'altoparlante per riuscire a tirarne fuori un qualcosa che potesse lavorare in un volume relativamente più piccolo. Buttai via un po' di mobili, feci un po' di prove, buttai via qualche altoparlante e finalmente venne fuori un primo prototipo con delle caratteristiche, insomma, adesso direi appena accettabili, ma quantomeno in linea con le esigenze. Da allora il lavoro è stato poi fatto sui dettagli, sull'affinamento dell'altoparlante, sull'affinamento del crossover, la ricerca dei cablaggi giusti, la ricerca dei materiali più adatti, ma fondamentalmente il cuore del progetto è rimasto lo stesso di 10 anni fa. La storia della CX8 Monitor parte abbastanza da lontano. Prima di arrivare alla cassa definitiva che abbiamo conosciuto ormai parecchi anni fa, in realtà ci sono state diverse iterazioni di progetto più o meno funzionanti. Questa che è alla mia destra è la prima coppia di cabinet che ho messo insieme per valutare l'ipotesi di mini diffusore o quasi mini basato sul coassiale che stavo già utilizzando per le CX8. I più informati avranno potuto notare qualche leggera somiglianza con la cassa piccola di Audio-Techné, se non altro per il tipo di montaggio dell'altoparlante e il tipo di carico posteriore. È stato un tentativo, devo dire abbastanza sfortunato. Questo tipo di carico non mi è assolutamente piaciuto, anche perché gli altoparlanti erano molto diversi, ma mi piaceva la filosofia e avevo voluto provare. L'idea di quel tipo di carico è stata abbandonata abbastanza presto e l'enorme buco posteriore è stato abbandonato per un carico a slot, quindi un reflex più tradizionale, anche se non proprio nel solco comune. Dalla gemella vediamo che l'assorbente interno era ancora molto diverso da quello che è diventato ora e quindi, insomma, le due carissime sono state messe a riposo in magazzino perché non era saltato fuori nulla di buono. Il secondo tentativo è stato decisamente più fortunato. In realtà questo è quello che si è salvato del secondo tentativo. Ci sono stati degli altri morti e dispersi nel frattempo, però questa effettivamente è la cassa definitiva, nel senso che il volume, il tipo di accordo, il montaggio dell'altoparlante sono già quelli che poi sono diventati la CX8 Monitor. Ora, chiaramente, come potete vedere, la cura nell'assemblaggio e la finitura è quantomeno discutibile, anche la scelta dei materiali, per la verità. Però questa è la cassa dove sono state fatte le ultime misure definitive prima di arrivare al mobile che conosciamo. Guardando all'interno possiamo vedere che l'assorbente è già il feltro che poi è stato usato nella versione definitiva
e anche la posizione e le dimensioni del tubo d'accordo sono quelle esattamente che si vedono nel mobile fatto e finito. Questa cassa è anche stata la prima ad essere stata fatta ascoltare a terzi, le altre cose mi vergognavo e quindi sono rimaste dove erano. Queste qui invece erano già abbastanza ascoltabili da poter essere fatte sentire. Insomma, un po' di storia e un po' di nostalgia, perché correva l'anno. Lo step successivo prevedeva ovviamente tutti quegli affinamenti che poi hanno portato a quello che è l'attuale suono della CX8 Monitor, quindi la scelta dei materiali, la messa a punto del crossover in termini proprio di componentistica, la scelta dei cablaggi, la scelta di una finitura decente, anche questa è una parte importante. Sono tutti step che portano dal prototipo, da cantina, a un prodotto finito. E sono tutti step che implicano la riconsiderazione di tutti i parametri, il ridisegno di parti, la gestione di tutta una serie di problematiche legate alla disponibilità dei materiali, alla facilità di lavorazione, tutte questioni che quando giochiamo a fare un prototipo, chiaramente non esistono, ma quando dobbiamo passare a un prodotto finito, finiscono per consumare una grande parte del tempo in termini di totale di progetto. Ma lasciamo le vecchie glorie e avviciniamoci al tavolo del cuoco per vedere quali sono gli ingredienti invece della CX8 Monitor definitiva modello 2022, perché è cambiato un pochino rispetto al passato. Non molto, come vi ho detto, ma qualcosina da vedere c'è. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo dalla parte importante, cioè l'altoparlante. L'altoparlante è il coassiale della BEC 8CX21, per togliere ogni dubbio, perché nel tempo mi è stato chiesto dozzine di volte. Il punto è, prima che qualcuno si faccia venire dei dubbi, questo altoparlante viene modificato in maniera anche abbastanza pesante. Questo perché l'originale, che strutturalmente e costruttivamente è un oggetto veramente al di là del bene e del male, non ha le caratteristiche per poterci dare un suono definibile ad alta fedeltà. È un altoparlante professionale, quindi robusto, immortale, non si può rompere con nessun amplificatore conosciuto per alta fedeltà, si rompe prima l'amplificatore, però non suona povero, ha diversi problemi in gamma medio-alta in termini di regolarità e in gamma bassa in termini di estensione, cioè non ci va in basso l'originale. Ecco che ci vengono in aiuto le nostre modifiche, che sono applicate sia alla parte bassa, cioè al cono del woofer, sia alla parte medio-alta, cioè al driver a compressione per le medio-alte. Detto questo, io mi permetto di farvi semplicemente vedere com'è costruito, com'è realizzato questo altoparlante. È assolutamente evidente che non si tratta di un oggetto per hi-fi, dove la lamiera e i pesi molto ridotti sono all'ordine del giorno. Possiamo dare un'occhiata rapidamente giusto allo spessore delle piastre polari dell'apparato magnetico del woofer per renderci conto che siamo di fronte a qualcosa di diverso. Piastre polari che non sono stampate, sono tornite, quindi sono rifinite per avere un circuito magnetico più corretto possibile. Stesso discorso vale per la parte medio-alta. Ma lo sappiamo bene, non basta un altoparlante per fare un diffusore. Entrano in gioco tutta una serie di altre parti dove è necessario andare a guardare, rifinire, controllare. E una delle cose più importanti, come vi ho sempre detto, è il cablaggio interno di questi diffusori. Qui abbiamo un mazzetto di cavi e qui invece abbiamo gli originali, cioè le nostre bobine di Leeds Cardas. Voi sapete che il cavo Leeds è formato da una cordina di conduttori isolati l'uno dall'altro singolarmente per mezzo di una copertura di smalto. Questo fa sì che la superficie conduttrice di questi cavi sia n volte superiore a quella di un cavo tradizionale. Metteteci insieme l'ottimo rame che utilizza Cardas per i suoi conduttori e avrete un cablaggio
completamente diverso dal solito. Questo ci tengo a precisarlo. È molto raro che in oggetti di questo livello di costo, parliamo pure di livello di costo, si trovi un cablaggio così raffinato. Per quali motivi? Beh, fondamentalmente il primo, questi cavi costano un'ira di Dio. Il secondo motivo è che, come vi ho già raccontato, questi cavi, prima di essere utilizzati, vanno trattati con un bagno di stagno in un crogiolo a circa 450 gradi, stagno che possibilmente arriva in questa forma, cioè in barre da, direi, mezzo chilo, ma in realtà sono misure americane, quindi saranno in once, non so quante, e arriva anche questo da Cardas perché è il loro stagno. E assieme al loro stagno anche la loro pasta flussante che serve per ripulire correttamente il rame dallo smalto isolante e poter permettere la migliore e più totale adesione dello stagno e quindi la saldatura fatta come si deve. A proposito di saldatura, anche questa viene fatta con lo stagno che ci manda Cardas. Questo per rispettare il più possibile una filosofia, ma più che altro una scelta dei materiali che sia costante e che possa dare le migliori prestazioni. Anche se qualcuno sicuramente avrà da eccepire, si tratta di poche decine di centimetri di cavo, perché all'interno della nostra cassa ci sono poche decine di centimetri di cavo per ogni altoparlante. In tutto, grosso modo, ci sono circa 2,5 metri di cavo. Cavo che parte dai morsetti di ingresso. Anche per i morsetti, guarda caso, ho scelto materiale Cardas per la qualità, la durata anche e la precisione che hanno nel realizzare questi tutto sommato apparentemente insignificanti oggetti. Ma quando il nostro connettore fa contatto bene, la differenza si sente. Questi morsetti non vengono buttati dentro la cassa a caso, ma vengono montati su una placchetta d'ottone, così con i loro bulloni che vengono comunque isolati dalle boccole di Teflon. Questa placchetta d'ottone, spessa un paio di millimetri, è stata un bel problemino da realizzare, perché questa placchetta viene montata a filo del mobile e quindi all'interno di una fresatura che deve essere fatta con una certa precisione, non troppo spessa, non troppo sottile e soprattutto delle dimensioni giuste perché questa si incastri perfettamente. Bene, io non vi dico per riuscire ad avere la giusta proporzione fra la parte metallica e la parte lignea del cabinet quante volte abbiamo dovuto rifinire ed aggiustare i progetti, perché le tolleranze, per la legge di Murphy, come si sa bene, vanno sempre tutte nella stessa direzione e non si compensano mai. Comunque, al di là delle storie tristi delle nostre placchette, una bella placchetta da 2 mm avvitata in 8 punti al cabinet, direi che assicura un'adeguata protezione dalle vibrazioni per i nostri connettori. È una banalità, però se ci pensate, tutti questi dettagli danno il loro contributo al risultato finale. Direi che il suono di questi diffusori è la somma di tutte queste piccole attenzioni. Attenzioni che si sa significano tempo e denaro in fase di progettazione e in fase di realizzazione. Ma sono quei dettagli trascurabili che, anche se non ci sono, il diffusore suona lo stesso. Sì, suona lo stesso, ma non alla stessa maniera. Visto che abbiamo parlato di altoparlante, parliamo anche del materiale che serve per sigillare il bordo dell'altoparlante sul cabinet. Anziché usare le solite schiumine varie che vengono buttate lì più o meno in tutti i casi, ho preferito usare una guarnizione in neoprene, in schiuma di neoprene, perché è molto più resistente e ha una capacità di aderire alle superfici non perfettamente regolari molto superiore
alle altre schiume, e oltretutto nel tempo mantiene queste sue caratteristiche, quindi anche se schiacciata continua ad aderire, non perde elasticità. Anche di questo si sarebbe potuto chiaramente fare a meno, ma lo sapete, io sono un piantagrane e prima che agli altri le grane le pianto a me. Che altri ingredienti ci sono nella ricetta? Beh, anche questo è uno di quelli importanti e rognosi. Questo è il feltro sintetico che utilizzo per la coibentazione interna del cabinet. Non ho voluto usare materiali gommosi o in forma di schiume o in forma di quello che volete. Ho preferito un materiale fibroso vecchio stile, piuttosto compatto e sottile, per due motivi. Uno, non volevo intervenire sul volume interno. Due, non volevo introdurre eccessive perdite sul materiale isolante. Non mi stancherò mai di dirlo, la filosofia di questo diffusore è proprio quella di minimizzare le perdite inutili a tutti i livelli, altoparlante, mobile, e anche il nostro assorbente assolve al compito di minimizzare le perdite indesiderate. Questo materiale riesce a essere sufficientemente sordo, viene inchiodato in più punti al legno, per cui ne smorza ulteriormente le vibrazioni, ma evita di far perdere energia a tutto ciò che viene irradiato all'interno del diffusore e quindi evita di farci perdere efficienza inutilmente. Si potrebbe aggiungere che è anche uno degli assorbenti meglio suonanti della storia dei diffusori, ma questo lo teniamo per noi perché sono i nostri piccoli segreti. Con l'ultima iterazione di produzione di questi diffusori, uno dei materiali più difficili da reperire sono state proprio le viti e i bulloni. Il problema era evitare di utilizzare anche qui materiali di bassa lega, e pare che in Europa fosse assolutamente impossibile reperire viti e bulloni di questo tipo di una certa qualità. Si trovavano solo più cose importate dall'Estremo Oriente che, si sa, poi dopo qualche giorno arrugginiscono, tanto per dirne una, ma soprattutto non hanno dei materiali che garantiscono le tenute di un serraggio fatto come si deve. E quindi ho ritenuto di dover spendere una parola anche su queste banalissime viti. In queste anonime bustine poi abbiamo i nuovi piedini, che non sono più d'acciaio come la vecchia produzione, ma sono di ottone profilati, molto carini. Questi si avvitano direttamente nelle boccole per dare un accoppiamento maggiore del diffusore con il sostegno. Direi che è rimasto, ultimo ma assolutamente non meno importante, il nostro mobile nella nuova versione, perché qui effettivamente ci sono state le innovazioni o comunque i ritocchi, le modifiche più importanti. Cominciamo pure dalla parte più semplice, cioè la griglia. La cara vecchia griglia, più o meno fonotrasparente, però come vedete questa è piuttosto trasparente. Non è più fissata con i soliti incastri, ma è fissata con dei bei magnetini che dalla parte del mobile vengono incassati dall'interno tramite una fresatura di precisione che li porta a non più di 1 millimetro dalla superficie e ci permettono di trattenere opportunamente, senza lasciarla vibrare o cadere, peggio ancora, la nostra griglia, che anche a sua volta è piuttosto pesantina. Questo è un mobile già pronto e praticamente finito, aspetta solamente più il suo altoparlante. Vediamo i cablaggi in Leeds che spuntano, pronti per essere saldati, perché all'interno di questi diffusori non si usano altri tipi di giunzione che non sia una saldatura. Non si usano connettori, non si usano faston o altre cose del genere. Anche questo in ragione del fatto che vogliamo proprio evitare le perdite di connettori crimpati o altre cosacce del genere. Sì, lo so, perdi un sacco di tempo, ci metti un mucchio di tempo a costruirle, tant'è, lasciatemi fare. Questi sono cavi e verranno poi saldati direttamente alle linguette dell'altoparlante. All'interno si può vedere già la copertura in feltro che è inchiodata in diversi punti e non si vede il crossover che è sotto al panno posteriore. Crossover che in origine
è questo, e poi viene modificato e coperto di materiale smorzante. Per gli amici, catrame, perché il buon vecchio catrame funziona veramente molto bene a smorzare le vibrazioni di condensatori a resistenza, ma soprattutto degli induttori, che sono già resinati, ma sono resinati con un materiale che è piuttosto rigido. Il fatto di utilizzare una copertura di materiale smorzante che invece è piuttosto plastico permette di migliorare lo smorzamento a banda larga, non solo su certe frequenze, e quindi migliorare, direi, sensibilmente le prestazioni del crossover. Torniamo al nostro mobile ancora per un istante. Mi piacerebbe farvi vedere la finitura del bordo dove viene montato l'altoparlante dalla parte interna. Viene svasato, viene lavorato dall'interno e svasato per evitare, visto lo spessore del frontale che comunque è di 3 cm, quindi non proprio trascurabile, per evitare l'interazione fra il bordo del frontale e la membrana dell'altoparlante, viene lavorato dall'interno e svasato, lasciando chiaramente un surplus di materiale dove sono posizionate le madreviti per il fissaggio dell'altoparlante stesso. Ho detto madreviti per il fissaggio dell'altoparlante stesso. Lo so che non è una cosa che si vede in giro, perché normalmente l'altoparlante, a meno che non stiate spendendo le decine di migliaia di euro per un diffusore, viene semplicemente avvitato con delle autofilettanti nel legno del mobile. E questa, come soluzione economica, può anche essere assolutamente rispettabile. Però, se vogliamo qualcosa di più, allora utilizziamo dei bulloni M6 da 6 mm avvitati nelle loro madreviti, che a loro volta sono fissate all'interno del mobile. Questo perché quando la vite preme l'altoparlante contro il frontale, la madrevite dall'interno lavora in trazione e quindi migliorerà ancora di più la sua tenuta, quindi non si rischia di tirare le viti e di estrarre le madreviti dall'altra parte. Queste stanno lavorando in trazione e non si muoveranno mai, perché più le tirate e più si bloccano all'interno del legno. Questo permette di usare delle coppie di serraggio per i nostri bulloni molto più alte del normale, e quindi di rendere ancora più solidale il telaio dell'altoparlante, che è piuttosto robustino, come sappiamo, con il frontale della cassa, che è piuttosto robustino a sua volta. Direi che con i dettagli costruttivi abbiamo detto ciò che c'era da dire. Possiamo spostarci via in saletta per vedere come utilizzare, come posizionare in ambiente e come collegare i diffusori correttamente, o quantomeno più correttamente possibile. E adesso proviamo a dare un'occhiata alle CX8 Monitor nel loro ambiente naturale, cioè in una stanza per l'ascolto. Quali sono le caratteristiche un po' particolari che ci permettono di gestire le nostre CX8 Monitor in maniera un pochino più disinvolta di altri diffusori? Allora, ricordiamoci, ne abbiamo parlato prima, il tipo di caricamento per la gamma bassa e l'emissione a tromba per il medio-alto. Il fatto di avere un caricamento per la gamma bassa un po' fuori dal comune ci permette, per prima cosa, di avvicinarci alla parete di fondo molto di più di quello che potremmo fare con un comune diffusore, senza rischiare di esaltare inutilmente l'estremo basso, anzi rafforzando quella che è l'emissione naturale del diffusore. In questo caso, nella nostra sala d'ascolto, lo spigolo più vicino al muro posteriore del diffusore è a 25 cm e sono distanze assolutamente ragionevoli. Nulla ci vieta, in ambienti diversi, di allontanarci dalla parete di fondo, ma la parte interessante è che anche avvicinandoci esageratamente alle pareti, non perdiamo quelle caratteristiche di scena acustica che caratterizzano il nostro altoparlante coassiale. Perché? L'emissione del nostro altoparlante in gamma medio-alta è più stretta rispetto a quella di un altoparlante tradizionale, il che non vuol dire che dobbiamo prendere la mira con il laser per ascoltarle, anzi. Però una certa attenuazione nel campo di emissione laterale ci permette di diminuire tantissimo quelle che sono le riflessioni sulle pareti laterali e sulla parete di fondo. Per cui anche se noi stiamo appiccicati alle pareti, insomma relativamente appiccicati alle pareti,
non perdiamo la profondità della scena, perché le riflessioni spurie sulle pareti di fondo e sulle pareti laterali saranno naturalmente attenuate da quella che è l'emissione stessa dell'altoparlante. Per quanto riguarda l'altezza da terra, anche qui io posso darvi dei consigli. Il primo consiglio, quello più semplice, quello che è il più elementare, il più consueto, è che il centro d'emissione sia all'altezza delle vostre orecchie. Quando parlo del centro d'emissione, in questo caso ovviamente parlo anche del centro dell'altoparlante, perché è quello il centro d'emissione del nostro sistema. Ecco, nel nostro caso abbiamo il centro d'emissione a 1 metro da terra. Questo perché le sedute che utilizzo in questa saletta sono piuttosto alte, per cui l'orecchio dell'ascoltatore arriva grosso modo a 1 metro da terra. Quello che vi consiglio è di adattare i supporti, se ne avete la possibilità, oppure di adattare le sedute al tipo di supporto che avete, in modo da avere sempre l'altezza dell'orecchio nel punto d'ascolto grosso modo all'altezza del centro d'emissione. Per quanto riguarda la direzione dei diffusori, io di solito consiglio di, in condizioni normali, di orientarli verso il punto d'ascolto, non direttamente, però diciamo di orientarli a metà strada fra la posizione parallela al muro di fondo e la posizione direttamente puntata al punto d'ascolto. Questo in condizioni tipiche è il posizionamento che ci permette di avere il miglior bilanciamento fra il centroscena e la tridimensionalità e l'apertura del palcoscenico virtuale. Per quanto riguarda la distanza fra i diffusori, la distanza dal punto d'ascolto, mi rifaccio alla regola classica, cioè stessa distanza fra i due diffusori rispetto alla distanza fra il fronte d'ascolto e il punto d'ascolto. Quindi 2,5 metri da uno all'altro, 2,5 metri di distanza per il punto d'ascolto. Facile, facile. Naturalmente, in ogni ambiente d'ascolto, queste regole di base vorranno qualche ritocco, vorranno qualche aggiustamento. Però, per quella che è la mia esperienza, di solito ci becchiamo abbastanza al primo colpo. Un altro quesito abbastanza ricorrente, come è giusto che sia del resto, riguarda quale tipo di amplificatore utilizzare per questi diffusori. Riassumiamo nuovamente le caratteristiche che sono importanti per questo aspetto. Prima di tutto, un'efficienza abbastanza alta. In secondo luogo, una facilità di pilotaggio decisamente notevole, data la semplicità del filtro crossover che non ha equalizzazioni, non ha celle di compensazioni strane, si ottiene un'impedenza di carico molto facile che non impensierisce nessun tipo di amplificatore. E poi la timbrica, una gamma bassa corretta e articolata e una gamma alta sempre graziosa, che non si mette mai eccessivamente in evidenza e soprattutto assolutamente priva di distorsioni. Queste caratteristiche in realtà allargano a dismisura quella che è la possibile pletora di amplificazioni che noi possiamo collegare a questi diffusori, per cui possiamo utilizzare un buon transistor, perché no, magari un bel classe A della tradizione, di potenza sufficientemente bassa, direi, ma io le ho provate anche con dei classe AB piuttosto potenti, parliamo di oggetti da un paio di centinaia di watt, ma che stranamente mantenevano una grana sufficientemente digeribile per quanto mi riguarda. E anche in quel caso ne abbiamo tolto una prestazione molto molto interessante. È chiaro che i partner d'elezione di questi diffusori sono gli amplificatori a valvole e magari a valvole di una certa qualità, perché a quel punto possiamo sfruttare fino in fondo la capacità di risoluzione degli altoparlanti e in più ci permettono di ascoltare il nostro monotriodo da 5 watt o anche meno in una stanza di dimensioni
un pochino minori di un auditorium, perché normalmente, lo sappiamo, i diffusori di una certa efficienza acquistano dimensioni importanti. Ecco, questo diffusore qua ci permette di stare sulle deliziose basse potenze senza dover togliere gli armadi dalla stanza, anzi, proprio per questa sua facilità di posizionamento in ambiente, può anche essere letteralmente, come mi è successo, buttato sui mobili del soggiorno senza che dia troppo nell'occhio e oltretutto funziona come si deve. Magari in quel caso usiamo qualche trucchettino per isolare il diffusore dal mobile che lo supporta per non far vibrare tutto insieme, però alla fine acusticamente il risultato c'è, quindi attaccatele un po' a quello che volete, il concetto è questo, loro si prestano veramente molto bene ad assumere ruoli diversi a seconda di come vengono pilotate. Ovviamente sconsiglio questi diffusori a chi non sia di gusti sufficientemente raffinati. Se volete il diffusore che faccia la discoteca in gamma bassa, non fa per voi. Se volete il diffusore che vi esalti la gamma alta facendovi sembrare di sentire chissà cosa, anche questa volta non fa per voi. Diciamo che sono dei diffusori per bambini cresciuti, mettiamola così. Quando si perdono certe velleità della gioventù e si apprezzano le cose buone, ecco che possiamo prendere in considerazione un diffusore del genere.